Ma sarà mica stato un pazzo ecologista o filosofo a diffondere sto virus? A dare un aiutino alla natura che deve difendersi per garantire la propria sopravvivenza a scapito dell'umanità? Meglio che muoia qualche uomo piuttosto che vedere continuare a distruggere la natura. Me lo sento quello lì che pronuncia soddisfatto quella frase. E forse avrebbe anche ragione. Strano che questa ipotesi, quella del pazzo ecologista intendo, fra le tante saltate fuori in questi giorni, forse è l'unica che non ho sentito proporre da nessuno. Ma no, no, è stato il pipistrello, quel maledetto pipistrello cinese, che poi quei maledetti magari se lo mangiano pure, la tradizionale zuppa di pipistrello. Ed ho letto che mangiano la loro carne anche cruda, dopo che li hanno abbattuti, scuoiati davanti al cliente, per poi essere rifiniti in una pseudo cucina. Beh, allora ve lo volete proprio di ammalarvi. Anche i pipistrelli vi mangiate o altri animali da quelli infettati come i maiali che magari mangiano la frutta contaminata dall'urina e dalla saliva di quei suggestivi pipistrelli appunto della frutta e li trovate pure prelibati. Capisco ancora mangiare le pinne degli squali, poveretti loro. Le cavallette fritte lo capisco un po' meno. Ma poi i pipistrelli, loro, lì, proprio loro, che svolgono un ruolo ecosistemico fondamentale, dall'impollinazione alla dispersione dei semi degli alberi, dicono che la loro capacità di ospitare dei virus senza ammalarsi e l'elevata tendenza alla socialità li abbiano resi uno dei principali serbatoi di virus zoonotici. Farli diventare però bersagli di una persecuzione sulla base di sospetti, forse per la comodità di indicare subito un colpevole, potrebbe portare a gravi conseguenze ecologiche, tanto più che molte sono le loro specie già minacciate d'estinzione. Erano già stati accusati della diffusione della SARS, prima di scoprire poi che all'origine dell'infezione c'era invece, sembra, lo zimbetto, insomma un animale che a vederlo sembra una lontra di terra. Erano stati accusati già per la diffusione della MERS, quella medio orientale, prima di scoprire poi che all'origine dell'infezione c'erano invece i dromedari. Gli stessi dubbi ci sono anche stati per Ebola, ma siamo ben lontani dalle certezze. Strano è, comunque, che migliaia sono gli abitanti dei tropici del vecchio mondo che trascorrono innumerevoli ore nelle caverne di pipistrelli per raccogliere il guano, migliaia gli speleologi sportivi che in tutto il mondo esplorano grotte abitate da quel mammifero volante, il tutto senza mai incappare in focolai di malattie. Ma questo certo fa pensare. Ma nelle cause che portano al salto di specie del virus e quindi a conseguenti epidemie, loro, sì, loro, i pipistrelli, anche se fosse, c'entrerebbero. No, che non c'entrano! Siamo noi umani i veri responsabili col nostro sconsiderato sfruttamento del territorio e delle specie animali che lo abitano. E solo limitando il nostro impatto sulla fauna selvatica che potremmo veramente ridurre la probabilità che eventi simili si ripetano, non certo proponendo assurdi progetti di eradicazione di questi animali, come invece sta avvenendo ora, proprio ora in Cina. E gli esperimenti di biogenetica ai loro cosiddetti organismi modificati. Quelli ne stanno proteine superficiali di un coronavirus trovato davvero nei pipistrelli su virus preesistenti, ricavati da topi, sì, sì, sulla SARS, che per i topi provoca una polmonite anche se in forma non mortale. Ma i topi, si sa, hanno un sistema immunitario di ferro, mica sono come noi. E per che cosa? Per farne uscire un supervirus che potrebbe colpire l'uomo. Sì, sì, l'ho vista anch'io, quella puntata della trasmissione televisiva di Leonardo, sì, quella del TG3, originariamente trasmessa nel lontano 16 novembre 2015. Dava quella notizia riferendosi ai ricercatori cinesi di un laboratorio internazionale situato proprio a Wuhan.
Ovvio, diceva, serve solo per motivi di studio, resta chiuso nei laboratori. Ma come? Mi mettono le catene, sì, insomma, ma siamo proprio sicuri che quello lì, sì, il virus, non trova un modo per filarsela a gambe? Già in quel servizio televisivo il conduttore si era chiesto, ma vale proprio la pena correre il rischio? Creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? E poi si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. Ma come? L'ha confermato! E lo dice così, tranquillo, con la stessa intonazione di voce che terrebbe per pubblicizzare l'uscita sul mercato di un nuovo modello di automobile. Il governo degli Stati Uniti aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Ah, ma allora su questi studi, su quelle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, si sono sprecati pochi finanziamenti della ricerca mondiale. Comunque oggi, a distanza di più di 4 anni da quel servizio del TG3, tutti ormai sicuri. Dichiarazioni all'unisono da virologi a politici. L'ultima scemenza è la derivazione del coronavirus da un esperimento di laboratorio. Tranquilli, è naturale al 100%. Purtroppo, ha dichiarato il solito virologo su Twitter il 25 marzo 2020. Ma come? Mi usa l'aggettivo qualificativo tranquilli e poi l'avverbio di modo purtroppo. Ma non senso logico-linguistico. E poi non stiamo mica parlando di un prodotto biologico che meglio sia naturale al 100%. Ma a parte la grammatica, andiamo ad analizzare la motivazione oggettiva che ha fornito all'ANSA per supportare quell'affermazione, vale a dire le ricerche pubblicate su diversi articoli. Dice, l'ultimo è quello uscito lo scorso 17 marzo su Nature Medicine, nel quale c'è scritto che le analisi eseguite mostrano chiaramente che il virus non è costruito in laboratorio. Basta con le fake! Sì, lo so, forse sono un po' paranoico, ma generalmente non mi piace prendere per buoni ogni affermazione fornita dai media, soprattutto quando si tratta di affermazioni che non lasciano alcuno spazio al dubbio, che è sempre, a mio parere, un buon consigliere, soprattutto per uno scienziato. D'altra parte, con internet in genere ci si mette proprio pochi secondi a risalire alle origini di una citazione. Sono andato allora a cercare la pubblicazione scientifica citata, quale il più recente e lampante esempio della veridicità di quella sua affermazione. In quell'articolo scientifico, in verità, c'è scritto testualmente che è improbabile che il SARS-CoV-2 sia stato creato in laboratorio. Da quello che hanno analizzato non credono. C'è scritto testualmente it's improbable. We don't believe that any type of laboratory-based scenario is plausible. Mi sembra quindi che anche da quello studio scientifico nessun ricercatore serio possa con coscienza dare la certezza di una qualsiasi affermazione in merito. Insomma, non plausibile non vuol dire assolutamente impossibile. Opinioni, avvalorate da studi, certo, ma pur sempre opinioni. C'era stato poi anche un altro servizio, sempre del programma Leonardo del TG3, ma molto più recente, che aveva parlato dell'epidemia del Covid-19, trasmesso il 17 febbraio 2020. Quella che era stata ritenuta una teoria fantascientifica sembra sempre più attendibile. Il nuovo coronavirus sarebbe sfuggito da un laboratorio di Wuhan. A soli 300 metri più in là rispetto al mercato del pesce di Wuhan, indicato come origine dell'epidemia Covid-19, c'è il Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie. Qui, all'interno di laboratori, vengono tenuti animali infetti, proprio per studiarne le malattie. Tra questi anche 600 pipistrelli. 600 pipistrelli! E ancora, uno dei ricercatori sembra sia stato attaccato da uno di questi pipistrelli, venendo a contatto con il sangue e l'urina dell'animale. Proprio per questo il ricercatore si è messo in quarantena volontaria per 2 settimane dopo l'incidente.
Beh, era coscienzioso quello scienziato, si era messo lui volontariamente in quarantena. Ma sarà vero? Si parla anche di una zecca viva sui pipistrelli, possibile veicolo di infezione. Eh, ma allora sono proprio sfigati in quel laboratorio. Comunque usano il condizionale. Insomma, poche informazioni, ma incerte. Ma poi si dice anche il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie è vicino allo Union Hospital, dove sono state registrate le prime infezioni tra i medici. Beh, allora tutto è chiaro. Su, su, togliete sto condizionale. Comunque sia, sicuramente singolare è l'incredibile coincidenza della presenza di due mutazioni del coronavirus dei pipistrelli che infettano l'uomo. La prima, artificiale, nota dal 2015, starebbe nei laboratori di Wuhan. La seconda invece si sarebbe evoluta, secondo alcuni virologi, abbiamo sentito, in maniera perfettamente naturale, nel mercato davanti al medesimo laboratorio. Ho letto fra l'altro che ben il 70% del patrimonio genetico del SARS-CoV-2 è uguale a quello della prima SARS, quella segnalata nel novembre del 2002 nella provincia cinese del Guangdong. Ma tutti in Cina, tutti dalla Cina arrivano sti virus, sempre tramite animali esotici macellati nei wet market. Sì, i wet market, termine traducibile letteralmente come mercati umidi, facendo riferimento ai liquidi come acqua, sangue ed altri liquami organici che generalmente inondano il pavimento sotto alle bancherelle. Sono mercati in cui si vende carne fresca e altri prodotti deperibili provenienti da animali sia selvatici sia di allevamento, stipati come povere bestie, stipati in gabbie anguste, vengono commercializzati anche animali vivi, che spesso vengono macellati sul posto dopo essere stati acquistati. In questi mercati generalmente non regolamentati, spesso non vengono rispettate neanche le più elementari condizioni igieniche. Ma si impara anche leggendo gli articoli sui giornali, naturalmente. Su un quotidiano si legge: l'Istituto di Virologia di Wuhan ne ha rintracciato l'origine in un virus del pipistrello trovato in una grotta di una montagna vicino al confine cinese con il Myanmar. I due virus condividevano oltre il 96% dei loro geni, ma quello del pipistrello non era in grado di contagiare l'uomo, perché privo di una proteina per legarsi ai recettori delle cellule umane. L'anello mancante, il coronavirus con una simile proteina, è stato trovato successivamente nei pangolini in Malesia, il che ha portato a ritenere che il micidiale nuovo coronavirus della polmonite sia una ricombinazione dei genomi del virus del pipistrello e del pangolino. Il pangolino. L'unico mammifero con le scaglie, a metà fra un formichiero e un armadillo. Vive di notte ed è capace di mangiare 2,5 etti di formiche al giorno. Anche lui a rischio di estinzione. Io lo conosco bene, il pangolino, fin dall'infanzia. C'era in una delle figurine dell'album Il mondo degli animali. Sì, quello della Panini. E accanto all'immagine di ciascun animale, una volta incollata nell'album la figurina, c'era una sintetica ma esauriente descrizione delle caratteristiche principali dell'animale. Si compravano dal giornalaio le bustine e quella figurina era tra le più rare. Valeva molto se la si scambiava. Ora non lo so neppure se le vendono ancora. Le figurine degli animali, intendo. Ma come faranno allora i giovani d'oggi a conoscere quello strano animale esotico? Qualcuno, sì, qualcuno lo conosce grazie solo al fatto che Google, aveva scelto il pangolino come simbolo del suo doodle il giorno di San Valentino nel 2017. Come sono cambiati i tempi! Come sono cambiati nel tempo i mezzi con cui si veicolano le informazioni che conosciamo. Comunque,
Se l'ospite intermedio del virus fosse realmente il pangolino, direi proprio che si tratterebbe di una specie di vendetta indiretta. E infatti la Cina è uno dei più grandi importatori di animali rari e a rischio di estinzione, nonostante che dal 2014 sia prevista anche una reclusione fino a 10 anni per chi mangi o acquisti per qualsiasi scopo un animale in via di estinzione. Il pangolino rimane comunque l'animale più illegalmente commercializzato al mondo e tutte le specie di questo curioso e indifeso mammifero sono minacciate da anni. Mm. Le sue carni sono ritenute particolarmente pregiate nella cucina di alcune province della Cina e del Vietnam, mentre le scaglie, sì, le scaglie, sono utilizzate nella medicina tradizionale di alcuni paesi asiatici. Bloccare veramente il commercio di animali selvatici e a maggior ragione di quelli rari, sensibilizzare l'opinione pubblica per cambiare le abitudini alimentari delle popolazioni. Questo si dovrebbe fare per impedire la diffusione di questo e di nuovi altri virus. Ma torniamo a quanto affermato in quell'articolo di giornale. Come? Sto virus, dal pipistrello che vive nelle grotte di montagna in Cina, va a infettare un pangolino malesiano e poi passa all'uomo? No, credo più a una manipolazione di laboratorio allora. Ma abbiamo sentito, diversi esperti virologi dicono non è possibile. Altri no. Ad esempio Luc Montagnier, il spesso criticato premio Nobel per la medicina nel 2008 per aver scoperto l'HIV come causa dell'epidemia dell'AIDS, ha dichiarato in un canale podcast francese: la sequenza dell'AIDS è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di farne il vaccino. Ma subito, alcuni giorni dopo, la smentita di altri ricercatori. La virologa delle Scott contro Luc Montagnier. Covid-19 non è nato in laboratorio. Leggendo bene quell'articolo, in realtà quella dottoressa ha detto: non possiamo stabilire se il virus è stato prodotto artificialmente o ha origini naturali, ma credo che sia successa quest'ultima cosa. Opinione dunque, non certezza. E mi sta bene. Poi altri articoli di giornali più prestigiosi o meno, come ad esempio Il Foglio, una montagna di fuffa. Non basta vincere un premio Nobel per essere immuni dalle fesserie sul coronavirus. Oppure Il Fatto Quotidiano, coronavirus, 10.000 scienziati contro il premio Nobel Montagnier. Falsa e fondata l'ipotesi che il Covid sia nato in un laboratorio di Wuhan. Leggendo però bene questo articolo, non si tratta di una petizione firmata da 100.000 scienziati in così pochi giorni, farebbe pensare, no? Bensì di una dichiarazione della Federazione Italiana Scienza della Vita, FISV, che riunisce 16 società scientifiche per un totale di quasi 10.000 scienziati. Che poi tutti gli aderenti a quella società siano proprio così d'accordo con quell'affermazione è ancora da comprovare. Come troppo spesso avviene, anche diversi giornalisti giocano sporco, ideando persino dei titoli d'effetto seppur di dubbia veridicità. E quella notizia su una ricerca condotta da un gruppo di autorevoli infettivologi del Regno Unito, Stati Uniti e Australia, secondo la quale il coronavirus potrebbe essere in circolazione da decenni. Ma come? Ma siamo stati tutti ciechi? O giocava lui a nascondino? Il coronavirus sembra portatore di una mutazione unica che non è stata trovata negli animali, sospettati come all'origine del contagio, mutazione che dunque probabilmente si è verificata durante ripetute infezioni a piccoli gruppi di esseri umani. I medici di Wuhan hanno incominciato a notare il diffondersi tra la popolazione di una misteriosa polmonite nel dicembre scorso. I test per l'influenza ed altri agenti patogeni risultavano negativi, ma ad un certo punto è stato isolato un ceppo sconosciuto da un team dell'Istituto di Virologia di Wuhan. Wow. Ma insomma, sto virus è partito da loro, ora si afferma che semplicemente lo hanno analizzato per capire come curare la nuova polmonite misteriosa. Ma continuo a non capire.
Ogni giorno che passa arrivano sempre nuove notizie, anche alcune che smentiscono dichiarazioni rilasciate solo qualche giorno prima dalla medesima fonte e anche pubblicata su giornali che dovrebbero essere affidabili o diffuse da trasmissioni che dovrebbero essere serie. Tutto appare sempre più confuso. Ma poi, che sia stato geneticamente modificato o preso così com'è da un pipistrello o altro animale da quello infettato, ma che importa? Se lo avessero lasciato in pace, magari quel pipistrello infetto avrebbe continuato a vivere in chissà quale grotta, difficilmente venendo a contatto con degli uomini. E lo stesso per quel virus, per quella specie nemmeno letale. Perciò non si tratta comunque sia di un evento naturale, bensì uno in cui l'uomo, in qualche modo, volutamente o meno, ha influito pesantemente per scopi che vanno ben al di là della necessità. E la cosa più grave, secondo me, è che non sia attuata nessuna prevenzione, benché fosse un evento comunque prevedibile che succedesse, prevedibile le conseguenze, prevedibile non solo da chi gestisce questi laboratori, ma anche da tutti coloro che, essendo del settore, ne sanno sufficientemente sugli studi che in questi vengono condotti. Tra l'altro non si sa mai se questi studi vengano condotti più per prevenire potenziali malattie o per scopi bellici, di offesa o difesa che siano. La capacità dei virus di causare epidemie devastanti nelle società umane ha giustamente portato alla preoccupazione che essi possano essere utilizzati come armi per una guerra biologica. E già dei conflitti sono stati giustificati proprio per quell'ipotesi che a posteriori in verità non ha trovato alcuna conferma. Ma poi la pericolosità di questo coronavirus, sì, del SARS-CoV-2, non è nulla a confronto di altri virus. Ma quanti sono sti virus? Come funzionano? Insomma, che cosa sono? E come fanno a riprodursi? Non è mai troppo tardi per ammettere la propria ignoranza in materia. Ma ormai mi sono fatto una cultura tra il proposito, come penso molti che prima, magari manco sapevano se un'influenza fosse dovuta a un virus o a un batterio, che gli antibiotici servissero solo per i batteri e che per l'influenza l'unico modo per sconfiggere il virus che l'aveva causata era confidare sugli anticorpi che il nostro corpo produce. Questo lo sapevo già. Sì, qualcosa al liceo avevo studiato sull'argomento, ma si sa, passata l'interrogazione, tabula rasa. Forse per disinteresse, forse per liberare spazio nel cervello per altro. Boh. Ma poi, chi lo avrebbe immaginato che sapere qualcosa su quell'esserino mi sarebbe potuto un giorno ancora interessare e magari tornare utile? Comunque, il libro di biologia del liceo ce l'ho ancora in libreria. Ma mica sono andato a aprire quello per saperne un po' di più. Wikipedia! Sì, Wikipedia! Non ho neppure dovuto prendere la scala per raggiungere i piani alti della libreria. Virus, dal latino virus viri, veleno. È un'entità biologica con caratteristiche di parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno delle cellule di altri organismi. I virus possono infettare tutti i tipi di forme di vita, dagli animali alle piante ai microorganismi, compresi batteri e anche altri virus. Questo mi sembrava di ricordarlo, ma proprio non lo sapevo che quello del mosaico del tabacco sia stata la prima formazione virale ad essere osservata dall'uomo, ben nel 1892, per opera di uno scienziato russo. Da allora circa 5.000 specie di virus sono state descritte in dettaglio, anche se si ritiene che ve ne siano milioni di diversi tipi. I virus si trovano in quasi tutti gli ecosistemi della Terra e rappresentano l'entità biologica più abbondante in assoluto. Insomma, sono più dei topi, delle formiche, degli scarafaggi. E poi ce l'abbiamo dentro, come alien.
oltre 250 sono i virus del raffreddore esistenti al mondo e l'abbondanza di ceppi spiega perché durante l'evoluzione non ci siamo immunizzati dal raffreddore. Il 2% della popolazione è portatore di uno di questi virus senza sintomi e si calcola che durante le epidemie sono infettati fino all'80% dei bambini. Il raffreddore è così comune perché si trasmette facilmente, essendo le vie del contagio praticamente infinite. Il respiro che esce dalle narici del vicino in autobus, il ripiano su cui qualcuno ha starnutito anche 3 ore prima. Basta toccarlo per infettarsi con una probabilità del 93,7%. Anche stringere la mano ad un malato è sufficiente per essere contagiati con una probabilità del 66,6%. In un articolo di Focus, la rivista scientifica, le ho viste le immagini ingrandite di alcuni virus ripresi al microscopio elettronico. Ce ne sono di bellissimi. Quello della viaria, addirittura la forma di cuoricino. Ho notato però che quelli più particolari esteticamente sono poi anche più temibili, come il papillomavirus HPV, che sembra una piccola pallina ricamata con i fiorellini rossi all'uncinetto. È lui responsabile del 50% dei casi del cancro all'utero. Ma continuiamo a leggere. Nella storia dell'evoluzione le origini del virus non sono chiare. Alcuni ipotizzano addirittura che esistessero prima dell'origine della vita. Sì, perché i virus sono stati spesso descritti come organismi ai margini della vita, poiché sono sì possessori di materiale genetico, RNA o più raramente DNA, si riproducono e si evolvono attraverso selezione naturale, ma sono privi di alcune importanti caratteristiche, come la struttura delle cellule e il metabolismo. Quando non si trovano all'interno di una cellula infetta o nella fase di infettarne una, i virus esistono in forma di particelle indipendenti e inattive, note anche come virioni. I virioni non possiedono metabolismo, vengono quindi trasportati passivamente finché non trovano una cellula ospite da infettare, e questo richiede il legame con proteine specifiche di membrana. Nelle cellule infettate i virus perdono la loro individualità strutturale e assumono il controllo di parte dell'attività biosintetica cellulare al fine di produrre nuovi virioni. Sembra proprio che il pericolo vero per l'umanità, come specie intendo, sono da tempo le malattie epidemiche, virali o batteriche che siano, e questo sia in tempi recenti sia in passato. Ma sì, le pandemie, le pestilenze ci sono sempre state, ci sono da sempre, solo che forse le abbiamo rimosse dalle nostre paure. Meglio pensare alle eventuali vincite e ai grandi vinci. Già nella Bibbia se ne parla. E poi nel 420 a.C. Tulcidide, uno dei primi storici, nella sua opera La guerra del Peloponneso, descrive la pestilenza che colpì Atene negli anni della guerra contro Sparta. In quell'opera, universalmente considerata come il primo romanzo storico, essendo nato dalla raccolta di documenti e da ricerche per narrarne le vicende, descrisse quell'epidemia come una malattia proveniente da lontano, che passò dall'Etiopia nel mondo greco attraverso l'Egitto e la Libia. Una piaga così grande e mortale, nessuno riusciva a ricordarne altra simile. I medici, ignorandone la sua natura, non solo erano impotenti, ma loro stessi ne morivano in breve in quanto avevano più contatti con i malati. Nella sovraffollata Atene la malattia uccise da 1/3 a 2/3 della popolazione, tra cui molti soldati ed esperti marinai e persino il loro generale Pericle. Da 1/3 a 2/3 della popolazione. Ma parliamo di più di 2000 anni fa, certo che le statistiche non potevano che essere molto approssimate, ma molte altre epidemie ci sono state in tempi molto più recenti e alcuni virus sono ben tristemente noti. Quello del vaiolo, ad esempio.
Ha decimato numerose popolazioni nel corso della storia, fin dai tempi del faraone Rames V, secondo millennio a.C. Poi, grazie ai vaccini, l'OMS ha dichiarato nel 1979 quella malattia eradicata. Oggi ci sono solo 2 centri al mondo autorizzati dall'OMS a mantenere le scorte di questo virus, uno in Russia e uno negli Stati Uniti. Allora possiamo dormire sonni tranquilli, sono in buone mani. Ma anche se fosse, nella pagina dedicata al vaiolo dello stesso sito dell'Istituto Superiore della Sanità viene specificato che non si può escludere che esistano altri depositi di quel virus, in violazione a quanto prescritto dall'OMS. E poi si legge ancora: e la paura che il virus del vaiolo possa essere utilizzato come arma non è quindi del tutto infondata, dal momento che ora gran parte della popolazione umana sarebbe vulnerabile di fronte ad una sua ricomparsa. Si prevede che almeno il 30% delle persone infettate morirebbe. Per questo, dopo l'11 settembre 2001, il governo statunitense si è allertato contro il rischio di un attacco bioterroristico ed ha quindi cominciato a produrre nuove dosi di vaccino antivaioloso. Poco prima del Natale 2002, con un atto dimostrativo, lo stesso presidente degli Stati Uniti di allora, George Bush, si è fatto inoculare il vaccino contro il vaiolo. A fine marzo 2003 sono stati vaccinati oltre 350.000 americani, tra civili appartenenti alle istituzioni sanitarie e militari impiegati in azioni di guerra in Iraq. Sembra tuttavia che non ci fosse neppure la certezza che quel vaccino esistente funzioni non solo per le vecchie forme conosciute del virus, ma anche per quelle nuove più resistenti, prodotte ad esempio nell'ex Unione Sovietica. Insomma, una nuova rincorsa che ricorda quella agli armamenti nucleari ai tempi della guerra fredda. È il virus del morbillo. Si ritiene che abbia ucciso, a partire dal VI secolo, centinaia di milioni di persone. Dal 2013 rimane la principale causa in tutto il mondo di morti prevedibili che si potrebbero evitare mediante vaccinazione. Ogni anno uccide migliaia di persone e di questi la maggior parte sono bambini al di sotto dei 5 anni. Ma per fortuna i decessi per morbillo sono in forte declino in tutto il mondo. Come risultato della campagna di vaccinazione globale lanciata nel 2001, in Africa c'è stata una riduzione della mortalità per morbillo pari al 91%. Invece in Asia meridionale, dove la copertura vaccinale è ancora molto bassa, si registra bene il 74% dei decessi per morbillo a livello mondiale. Il morbillo è una malattia endemica, il che significa che è continuamente presente in una comunità e molte persone riescono a sviluppare resistenza. Nelle popolazioni non abituate al morbillo, l'eventuale esposizione ad un nuovo focolaio può essere devastante, come è avvenuto in passato a Cuba, in Honduras, Messico, America centrale e probabilmente alla civiltà Inca. Per ottenere l'immunità di gregge, oltre il 95% della comunità deve essere vaccinata, a causa della facilità con cui il virus viene trasmesso da persona a persona. Il virus dell'influenza spagnola del 1918 è stata forse la peste più letale nella storia dell'umanità. Nell'autunno di quell'anno si diffusa in tutto il pianeta, colpendo prevalentemente giovani adulti sani. Molti degli afflitti morirono in poche ore, dopo aver iniziato a sentire un po' di febbre, altri più lentamente per via di infezioni batteriche secondarie. Nella primavera dell'anno successivo il virus scomparve misteriosamente. Infettò un 500 milioni di persone nel mondo e provocò la morte prevalentemente di giovani adulti sani, da 50 a 100 milioni. Da 50 a 100 milioni, sempre precise le statistiche. Ma d'altra parte anche oggi, nonostante i mezzi informatici non siamo tanto da meno, seppure oggi i megacomputer elaborino tutti i dati quasi in tempo reale, era scomparso anche quello e neppure era stato salvato in laboratori come è avvenuto invece per il virus del vaiolo. Tutto questo prima che degli scienziati statunitensi, in un laboratorio finanziato dal governo statunitense,
non pensassero bene di estrarre con successo nel 1997 del materiale genetico dei cadaveri delle vittime di quel virus. Costoro erano stati sepolti nel permafrost artico in un paese dell'Alaska dove in soli 5 giorni, nel novembre 1918, ben 72 degli 80 suoi abitanti morirono per quella malattia e furono sepolti in una fossa comune nel ghiaccio. Hanno ricreato un organismo estinto dal suo codice genetico, essenzialmente lo scenario giocato nel film Jurassic Park, anche se in questo caso su scala microscopica. La scienza è entrata in un mondo nuovo incerto, dove la spinta a conoscere la vita al suo livello più fondamentale ha dato vita ai mezzi per crearla. Oggi il codice genetico di quel virus si trova in database pubblici, dove altri ricercatori possono scaricarlo per condurre esperimenti. Ma mi chiedo, quanto sarebbe facile anche per un bioterrorista sfruttare le stesse informazioni per fini malevoli? Ma quegli scienziati dicono di sperare che il loro microbo risorto aiuterà a prevenire una calamità, non a causarne una nuova. Vogliono sapere che cosa ha fatto mutare l'influenza del 1918, iniziata come un virus nativo di uccelli selvatici, in una forma pericolosa per l'essere umano. Questa domanda pesa sulle menti degli esperti di influenza dal 1997, dal primo caso fatale di influenza aviaria che ha ucciso più di 70 persone in Asia e Hong Kong. Finora tutte le sue vittime probabilmente hanno preso la malattia dalla manipolazione del pollame infetto e non da altre persone. Quanto è vicino ad attraversare la stessa linea letale del virus del 1918? Cosa si può imparare dal virus che ha causato quella grande pandemia e che potrebbe aiutarci ad evitarne un'altra? In sostanza, si è riportato un serial killer dalla tomba in modo che possa testimoniare contro un altro. È il virus dell'HIV. Non esiste una terapia che possa sradicare nell'uomo l'infezione causata da quel virus, causa dell'AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita. Infatti, quello si inserisce nel DNA della cellula in modo permanente. Le piccole particelle sferiche del virus entrano così nel circolo ematico e causano appunto la morte dei linfociti e l'indebolimento del sistema immunitario fino alla sua completa distruzione. In tutto il mondo si stima che siano 37 milioni le persone che convivono con l'HIV. Il numero delle nuove diagnosi è diminuito nel tempo, passando dal picco del 1997, con 2,9 milioni di nuove infezioni, a 2,1 milioni nel 2010, fino a raggiungere 1,7 milioni nel 2018. Poi c'è l'influenza aviaria che colpisce diverse specie di uccelli, ma di quella se ne parlava già da fine Ottocento. Venne descritta per la prima volta in Piemonte nel 1878 ed anche oggi, proprio in questo momento, è presente pure in diversi paesi europei. Centinaia di milioni di volatili morti. Vabbè, sono solo uccelli questa volta. No! A partire dal 1997 è stato definitivamente dimostrato che anche questo virus può trasmettersi agli umani. E poi non sono solo gli uccelli selvatici a prendersela, ma anche e soprattutto quelli domestici, i polli, i tacchini, i capponi, quelli di cui generalmente le persone si cibano. Periodicamente si sono ripresentati nuovi focolai in diverse parti del mondo, sempre più ravvicinati nel tempo, e anche ora ne esistono sia in animali selvatici, ma soprattutto in quelli in cattività, in allevamento industriale, oltre che rurale. Quando ho letto la scheda sull'influenza aviaria su Wikipedia, devo dire che il pollo mi piace un po' di meno. Ma ora basta, ho ripassato abbastanza oggi e poi non ho mica l'interrogazione domani. Tutte le scuole chiuse, tutti gli studenti a casa. Ma io sono in pensione, non importa. Beh, non solo da Wikipedia, ovviamente si apprendono molte informazioni navigando online,
ma addirittura frequentando i social. In verità non sempre. Ne avrei fatto proprio a meno di vedere quel video dell'intervista ad un ex generale dei carabinieri che sparava a zero sulle restrizioni imposte per limitare la diffusione del coronavirus e che affermava che portare le mascherine non serve a nulla. Dove lui, a Tripoli mi sembra, magari nella sua residenza estiva, tutti escono come se nulla fosse e secondo lui vanno bene quelli di quell'altro governo a non imporre alcuna restrizione. Se uno conosce un qualsiasi operatore sanitario, ospedaliero, sa bene qual è la situazione reale oggi e dà davvero fastidio sentire uno che critica a priori le scelte dell'OMS e del governo italiano, anche se forse non sempre sono state necessariamente quelle più tempestive ed appropriate, ma no, di pagliacci e sbruffoni capaci di parlare senza avere alcuna cultura specifica nel settore. Ne abbiamo sentite già troppi, da Trump a Boris Johnson, e si è visto poi come è andata a finire, con addirittura quest'ultimo stesso ricoverato per insufficienza polmonare. Il virus non guarda in faccia nessuno, né il conto in banca, né la posizione sociale, eppure il livello di istruzione. In qualsiasi contesto poi il dubbio è scomodo, ma solo gli imbecilli non ne hanno. Sì, lo ammetto, non è una frase mia, l'ha detta Voltaire. In questo periodo mi piacciono in particolar modo le affermazioni di quell'esponente del movimento culturale dell'illuminismo, filosofo, drammaturgo, storico, scrittore, poeta. Oggi più che mai abbiamo necessità di essere un po' illuminati anche noi, no? Comunque sia, non si sa più a chi credere. Allora forse è meglio prendere in considerazione proprio tutte le ipotesi, addirittura anche quelle di chi afferma che è stata una congiura a diffondere il virus. Effettivamente di strane coincidenze se ne possono trovare più di una. E la TV e sui giornali non ne hanno parlato. Insomma, forse l'hanno detto velocemente, sottovoce, una volta o due, come lontanissima ipotesi. Ma io l'ho visto navigando sul web qualcuno che ipotizza che all'origine del virus ci sia proprio una congiura. Ma di chi? Ma dagli americani, ovvio, è sempre così. Succede un disastro, un qualsiasi evento tragico, che so, un aereo che scoppia in volo e qualcuno a chi dà la colpa? Agli americani. Ma no, non agli americani come popolo, loro sono come noi, persone normali, ma agli americani come forze militari o economiche oscure, fondi di investimento, multinazionali, insomma, i detentori di quel potere economico capace di poter fare tutto grazie al denaro e al potere, anche di pilotare l'esito delle elezioni in quel paese, seppur democratico, e di quello di altri paesi molto meno democratici. Sì, qualche giornalista che indaga per scoprire anche potenziali aspetti oscuri degli eventi, ha fatto notare che proprio a Wuhan il 18 ottobre 2019 c'è stata la 7ª edizione dei Giochi mondiali militari. Proprio a Wuhan, la città dove sembra sia iniziata questa epidemia proprio 15 giorni dopo, una pandemia di un virus che dicono abbia proprio un tempo di incubazione di un po' meno di 2 settimane. Strane coincidenze. Come anche la coincidenza che il più grande fondo di investimento mondiale, che maneggia un capitale complessivo di 150 miliardi di dollari, la Bridgewater, il 22 novembre 2019, un mese dopo l'inizio di quei giochi e ancor meno dall'inizio dei primi casi accertati di influenza da coronavirus, ha scommesso 1,5 bilioni di dollari su un crollo generalizzato delle maggiori borse mondiali entro il marzo di quest'anno, del 2020. Ed è tutto vero! Ho verificato le fonti indicate, essendo ancora disponibili le edizioni online di giornali affidabili come il Wall Street Journal, datato proprio quel 22 novembre 2019.
Forse che, come nelle corse truccate, qualche soffiata abbia dato una mano alla fortuna? Boh, sì, ma la tesi di cospirazione qualcuno l'aveva lanciata addirittura per l'11 settembre 2001 e ci avevano fatto pure un film inchiesta. Sì, sì, anch'io l'avevo visto quel film prendendolo in biblioteca, si intende, mica comprandolo. Mostrava filmati della tragedia, interviste non solo di semplici tecnici o persone che l'avevano vissuta in prima persona, ma anche di esponenti autorevoli del mondo della cultura, proprio per ascoltare le molteplici diverse opinioni. Era stato intervistato anche Dario Fo. Ma figurati, degli americani che si abbattono due dei loro grattacieli più belli, sede principale dei mercati finanziari poi, colpendoli con due loro aerei fingendo un dirottamento. Se proprio avessero voluto avrebbero messo un po' di tritolo e qualche microchip sotto i basamenti, no? E poi clic con un telecomando, come ho visto fare alla TV quando vogliono demolire un edificio. Ma forse solo operando in quel modo li avrebbero scoperti facilmente e l'opinione pubblica... Boh, comunque molto probabilmente hanno esagerato nelle supposizioni in quel film, ma evidenziare le discrepanze tra ciò che era stato dichiarato ufficialmente dai media e ciò che i filmati e le dichiarazioni mostravano chiaramente, beh, questo mi era piaciuto in quel film inchiesta. Questo lo avevo trovato davvero interessante, vero giornalismo. Mai credere alle verità della televisione, cantava nei primi anni 70 in una sua canzone De André. Sì, il cantautore, e forse aveva ragione. Si sa, le informazioni diffuse tramite la stampa e TV sono sempre opportunamente filtrate. Ma a fin di bene si intende, per non creare magari eccessivo panico o per indurre comportamenti collettivi consoni, oppure anche per non creare pericolosi conflitti diplomatici che, si sa, sono sempre alla base di nuovi conflitti, anche economici. E se fosse per altri motivi meno nobili? È vero che ho visto anche dei video demenziali che danno la colpa della diffusione del virus ai vaccini, all'inquinamento elettromagnetico dovuto alla sperimentazione dei nuovi mezzi di telecomunicazione 5G, giustificandolo per il fatto che Wuhan è una delle grandi città cinesi in cui tra le prime si è sperimentata tale tecnologia, che le onde ad alte frequenze emesse da un cellulare possono essere con causa di evoluzione cancerogene, va bene, non prendere per buone le verità della televisione, va bene, non precludere frontiere alle indagini su ipotesi delle possibili cause pure, ma tutto c'è un limite. Ci ho messo il pollice in giù, io, a quel video. E poi dicono alcuni amici che sono polemico io. Cercare di aprire bene gli occhi e non accettare a priori tutto ciò che ci viene detto, questo sì, sicuramente, ma oggi se uno osa anche solo ipotizzare qualcosa che sia diverso da ciò che viene detto alla TV, subito viene tacciato da polemico e magari anche da complottista. Bisogna stare attenti. Sì, è ovvio, soprattutto sul web puoi trovare di tutto, anche ipotesi di fuori di testa, per cui devi saper dosare il giusto spirito critico e soprattutto usare il cervello. È solo che vorrei capire meglio, capire perché non ci si è preparati per tempo ad epidemie del genere, che oggettivamente erano assai prevedibili. Sarebbe forse anche solo bastato far sì che tutti per tempo avessero acquistato e magari indossato delle mascherine protettive per limitare almeno un po' l'iniziale elevata diffusione del virus, no? Perché invece nessuno li aveva in casa ed ora risultano addirittura introvabili ovunque e scarseggiano pure nelle strutture ospedaliere? Sarebbe bastato avvertire per tempo la popolazione di acquistarne qualcuna e tenerla magari in un cassetto per ogni evenienza, o magari prevedere di stoccarne un quantitativo idoneo da distribuire a tutti nel caso di un'epidemia. Sicuramente di tutte queste mancanze ci sono delle responsabilità evidenti, a mio parere, e questo purtroppo a livello di tutti i governi. Nessuno è escluso.
La Cina mi sembra che si sia distinta non solo per essere stata il punto di origine dell'epidemia e per non avere immediatamente avvertito l'OMS di ciò che stava succedendo, anche se sembra sia stata più veloce del solito, ma anche per avere reagito prontamente per imporre regole che limitassero la diffusione del virus nella sua popolazione. E laggiù non si scherza se non si rispettano le regole, eh. D'altra parte le mascherine le producono quasi tutte loro e poi, per via dell'alto tasso di inquinamento di molte loro città industriali, penso che già in molti le avessero in casa e le usassero abitualmente. Ma ripeto, se tutto era prevedibile, come mai non ci si è opportunamente preparati prima? Ad esempio, in Giappone sanno di essere soggetti a terremoti e allora la popolazione viene opportunamente preparata per quell'evenienza. Li ho visti anch'io alla TV. C'è i bambini provare concretamente a scuola cosa fare in caso di terremoto e mettersi ciascuno sotto il proprio banco al primo allarme. Ricordo che mi ero chiesto, ma se crolla l'edificio, serve bene a poco essersi messi al riparo sotto un banco. E già, ma i loro edifici non crollano mica come i nostri. Sono costruiti antisismici, si flettono, ma non cadono quelli, per cui durante un evento sismico il pericolo maggiore per le persone è costituito dagli oggetti che possono caderti addosso, per cui è bene ripararsi subito sotto un tavolo. Una prevenzione analoga non si sarebbe potuta e dovuta fare anche relativamente al rischio di epidemie, perché non è vero che solo l'altro ieri, nel 2014, c'è stata una pericolosa epidemia di Ebola, un altro virus che è anche peggiore di questo odierno. Procura delle febbri emorragiche, quello. Vabbè, qualcuno dice che per questo è meno pericoloso come epidemia. Sì, perché almeno quello lì, chi se lo prende, sta necessariamente subito a letto. Mica passeggia in giro ad infettare altre persone, anche per 2 settimane, e senza neppure sapere di essere di fatto un untore. Inoltre quel virus aveva interessato principalmente zone a bassa densità di popolazione, sì, i paesi del terzo mondo, per cui le possibilità di diffusione erano risultate ridotte anche per questo ulteriore fattore. E noi in Occidente? Che ne sapevamo di quel virus? Sì, magari leggevamo sui giornali qualche trafiletto in terza pagina, ma non ci preoccupavamo più di tanto. Quando un male non ci può toccare personalmente? Sì, sì, un po' ce ne interessiamo, un po' ci preoccupa. Non dico mica che ce ne freghiamo del tutto, ma è sempre un pensiero secondario che passa in secondo piano rispetto ai problemi contingenti. Insomma, ciò che non tocca nell'immediato la nostra integrità fisica ed economica non ci colpisce profondamente nell'intimo. Ma i campanelli d'allarme c'erano stati, è inutile negarlo. Diverse persone li avevano anche percepiti e dovutamente amplificati per farli giungere anche a chi di dovere. La probabilità di una pandemia, di un nuovo virus, non era e non è remota. Anzi. Ma le armi batteriologiche, dico, vogliamo parlarne? La facilità di crearle è oggi un dato di fatto. Sicuramente è più semplice creare e gestire logisticamente armi batteriologiche e chimiche, no? Rispetto ad armi atomiche, almeno per lo spazio occupato. La pericolosità invece è analoga, per cui il livello di sicurezza che sarebbe necessario adottare dovrebbe essere il medesimo. Già. Una delle accuse al governo iracheno di Saddam Hussein, che avevano dato adito alla guerra del Golfo, era infatti stata la presunta creazione di armi chimiche, tra l'altro gestite in modo poco sicuro. Accusa rivelatasi poi infondata, ma che a molti era sembrata verosimile. E di film di fantascienza sulle pandemie? Beh, qualcuno l'ho visto anni fa, come L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, oppure
Virus letali con Dustin Hoffman, L'alba del pianeta delle scimmie, quarto sequel del quasi omonimo cult film del 68. Devo ammettere che in questi giorni, stando al computer più del solito, mi è venuta la voglia di fare una ricerca su Google e ho scoperto che di film sulle epidemie da virus se ne sono sprecati. Alcuni di fantascienza assai distopici, altri basati su alcuni fatti realmente accaduti. Per non parlare poi delle serie TV. Oh, mamma mia. Strano che il numero di film su questa tematica sia drasticamente aumentato soprattutto negli ultimi anni. Bah, sarà un caso. Ma non è certo il caso di vederli ora questi film. Basta, avanza la realtà di questi giorni per spaventarci. Persino Bill Gates lo aveva detto, sì, il principale fondatore della Microsoft, ma anche un visionario come diversi grandi geni dell'informatica, un filantropo, nonché uno degli uomini più ricchi al mondo. Insomma, una persona che quando parla viene ascoltata da molti, anche dai potenti del mondo e dai politici. Non amato da tutti, però. Ho inserito su Facebook la notizia che si era proposto di assumersi parte dei costi della produzione di un vaccino e via le critiche alle vaccine arrabbiate. Forse invidia, forse diffidenza verso chi ha guadagnato molti soldi e ora si dedica alla beneficenza? Mm. Personalmente l'ho sempre apprezzato, non solo come tecnico, ma anche come persona e le attività benefiche compiute tramite la sua fondazione mi sembrano trasparenti. I suoi obiettivi primari mi sembrano quelli giusti: migliorare a livello globale l'assistenza sanitaria, ridurre la povertà estrema, espandere le opportunità educative e l'accesso alle tecnologie dell'informazione. Ma c'è da fidarsi di ciò che dice uno degli uomini più ricchi ed influenti del mondo? Sicuramente è un'altra persona rispetto, che ne so, ad uno Steve Jobs, sempre per rimanere nel campo dell'informatica, ma la mano sul fuoco non ce la metterei di sicuro neppure io. Certo è che per le case farmaceutiche e i loro finanziatori il pericolo di epidemie è sicuramente un grosso business. E si sa, dove bazzicano grandi quantità di guadagni c'è sempre il pericolo di giochi sporchi. Comunque, anche lui, seppur non sia stato certo il primo, già nel 2014 aveva lanciato un appello e un allarme sul pericolo di pandemie da virus. Ne aveva parlato in un congresso ed io l'ho visto quel video su YouTube. Aveva detto: gli strumenti tecnologici per creare un buon sistema di reazione ad un nuovo virus ci sono. Smartphone, mappe satellitari per localizzare le persone, biotecnologie per realizzare farmaci e vaccini specifici. Quello che manca è un coordinamento a livello globale, come invece avviene da tempo in ambito militare. E poi continuava: gli elementi chiave sono sistemi sanitari efficienti, anche nei paesi poveri dove con maggiore probabilità possono originarsi nuove patologie, in modo da scoprirle per tempo prima che si possano diffondere. Un corpo medico di riserva, tanta gente formata appositamente e con le competenze opportune, sempre pronta a partire. Un affiancamento a questi medici anche di forme di intervento tipiche delle forze militari, sfruttando le loro capacità nel muoversi velocemente nella gestione della logistica e nella messa in sicurezza delle aree. Fare simulazioni sui germi analoghe a quelle di guerra per scoprire per tempo dove possono esserci delle lacune. Infine, più ricerca e sviluppo nelle aree sia dei vaccini sia della diagnostica. Ad esempio, gli studi sui virus adeno-associati che potrebbero funzionare molto velocemente. Cosa siano sinceramente sti virus adeno-associati? Io non lo so proprio. Ho guardato un po' su Wikipedia e non ci ho capito molto, ma se lo dice lui. E del costo? Sì, insomma, il costo di tutto ciò sembrerebbe che non sarebbe probabilmente molto diverso da quanto si spende oggigiorno per armamenti e sarebbe comunque più basso rispetto al potenziale danno anche da un punto di vista economico, meramente economico. La Banca Mondiale stima che in caso di un'epidemia di influenza mondiale la ricchezza globale si ridurrebbe di 3 trilioni di dollari.
oltre a milioni di persone morte ovviamente, ma questo ad alcuni economisti forse interessa un po' meno. Cosa dire poi della pubblicazione da parte della Commissione dell'Unione Europea di un fumetto dal titolo decisamente esplicito, Infected, data di pubblicazione 31 gennaio del 2012, 8 anni fa. Chiunque può ancora oggi scaricarlo gratuitamente, quel fumetto, dal sito ufficiale delle pubblicazioni dell'Unione Europea, sebbene fosse probabilmente stato prodotto con finalità di distribuzione interna tra i funzionari a supporto del programma comunitario One Health, un insieme di progetti finanziati mirati alla cooperazione a livello sanitario, riconoscendo che la salute umana è strettamente connessa alla salute degli animali e dell'ambiente. Beh, non ci voleva mica un genio a capirlo. La trama di quel fumetto è quella di una persona giunta ai nostri giorni dal futuro, grazie ad una innovativa macchina del tempo, per mettere in guardia le autorità odierne riguardo al pericolo di una pandemia da cui l'umanità sarebbe stata a breve coinvolta e di cui lui, provenendo dal futuro, ne aveva concretamente visto le conseguenze. Quell'eroe si era portato con sé anche un antidoto per combattere quel virus, diventando per questo il bersaglio di opportunisti che puntano a rubarne la formula per rivenderla ad aziende farmaceutiche private. Ma ecco che la trama si dipana ed emerge il luogo del contagio, un wet market cinese, luogo infestato da animali selvaggi senza alcuna norma di tutela o prevenzione. Distropico è anche lo scenario che il virus scatena nel mondo, visto che il fumetto racconta delle misure straordinarie di contenimento e di prevenzione che vengono introdotte a livello globale, tra cui l'uso di massa delle mascherine e soprattutto il distanziamento sociale, definite nelle strisce come un qualcosa destinato a rendere la vita di tutti i giorni del tutto insopportabile. Ma alla fine almeno nel fumetto ci salviamo. L'emergenza spinge le autorità europee a una maggiore cooperazione a livello sanitario e le immagini finali sono poi dedicate alla presa in carico da parte di un gruppo di filantropi della disperata richiesta mondiale per la scoperta e la distribuzione di un vaccino che sconfigga del tutto la pandemia. Insomma, un lieto fine. Il fumetto si conclude poi con 3 pagine scritte e non più disegnate, intitolate Ritorno alla realtà. In sole 3 pagine viene sottolineato chiaramente come, anche se la trama del fumetto è di fantasia, questa è comunque intrecciata con alcune informazioni fattuali, per cui questa breve sezione finale fornisce alcuni riferimenti reali presenti nella storia, permettendo di scoprire i fatti scientifici dietro la finzione. Viene naturale chiedersi perché Bruxelles ha quantomeno agito in ritardo e in ordine sparso. Forse i funzionari non leggono attentamente, non dico i noiosi deliverable, ma neppure dei colorati fumetti di cui curano e finanziano la pubblicazione, così profetica da rasentare il divinatorio. O forse stanno attendendo l'arrivo di un supereroe dal futuro? Insomma, sembra proprio che fosse già quasi tutto previsto, anche le perdite finanziarie globali e magari possibili enormi guadagni di pochi, case farmaceutiche in primis, con potenziali pericolose infiltrazioni della malavita. Insomma, le epidemie sono eventi sempre più ricorrenti e che una di queste si trasformasse in una pandemia sembra proprio fosse solo questione di tempo. E anche la soluzione è stata detta da più parti, basterebbe investirci. Quegli investimenti offrirebbero benefici che andrebbero ben al di là della semplice preparazione alle epidemie. Cure primarie, ricerca e sviluppo ridurrebbero le disuguaglianze in termini di salute globale e renderebbero il mondo più giusto e più sicuro. Tutte parole ragionevoli, rimaste inascoltate. E invece, come si sono impiegati i soldi e le risorse umane nei secoli, in particolar modo in questo e in quello scorso, entrambi ricchi di grandi innovazioni? Principalmente i sistemi di difesa a stacco, missili più o meno intelligenti,
invece di medici preparati per queste evenienze, abbiamo sempre soldati pronti a partire e anche riserve per aumentarne i numeri. Naturale quindi che oggi sia più facile trovare un arsenale piuttosto che un ospedale con un centro di rianimazione capace di gestire centinaia di pazienti. Ma lascia ancora più interdetti che il 18 ottobre 2019, pochissimi mesi prima della pandemia, fosse stata fatta addirittura una simulazione di pandemia ospitata dal Johns Hopkins Center for Health Security. Event 201, così avevano chiamato quell'evento, che aveva simulato proprio un'epidemia di un nuovo coronavirus zoonotico, trasmesso da pipistrelle ai maiali e quindi alle persone, che alla fine diventa trasmissibile da persona a persona, capace di diffondersi grazie a soggetti quasi asintomatici altamente contagiosi. Quell'evento mirava ad illustrare le aree in cui sarebbero state necessarie partnership fra pubblico e privato per rendere efficiente la risposta a una grave pandemia, riducendo così le conseguenze economiche e sociali su larga scala. Anche un servizio sempre del programma Leonardo del TG3 nell'ottobre 2019 aveva parlato di questa sorte di grande gioco di ruolo per vedere come il mondo avrebbe reagito ad un'eventuale pandemia reale, con tanto di discussione, notiziari preregistrati e riunioni di gruppo. Figure della politica, dell'industria ed autorità sanitarie internazionali a confronto per capire quali modelli di cooperazione avrebbero potuto salvarci dalle conseguenze catastrofiche economiche, sanitarie e sociali di una pandemia. 65 milioni di morti in 18 mesi, quelli immaginati in questo grande esercizio. Anche in quella simulazione di New York si era evidenziato che ci sarebbero serviti investimenti nella sanità, una politica a sostegno della ricerca per favorire la realizzazione di vaccini e farmaci, delle campagne di informazione contro la disinformazione, un'integrazione fra pubblico e privato mai vista prima. E questi pochi virologi che intervistano sempre la TV, sui giornali, e che sembrano sempre non avere dubbi sulle loro affermazioni? Quanti saranno i virologi in Italia? Possibile che sempre dobbiamo sentire il parere pur autorevole solo di uno o due? Perché non dicono chiaramente che i numeri dei contagi sono inaffidabili, sia perché, almeno in alcuni ospedali, non riescono più a fare i tamponi a tutti, in quanto scarseggiano, sia perché il personale dei pochi laboratori preparati in grado di analizzarli è subissato di lavoro. E tutto questo perché nessuno ha pensato di preparare per tempo il sistema nazionale sanitario ad un evento del genere. Il tampone poi sembra sia tutt'altro che affidabile. Qualcuno parla addirittura di falsi esiti in più del 30% dei pazienti. Ma dov'erano questi virologi illustri prima del manifestarsi dell'epidemia, essendo nel campo e conoscendo aspetti tecnici e pericolosità di questi potenziali nuovi virus? Non dovevano loro, in prima persona, avvertire la popolazione di questi pericoli concreti e sollecitare quindi la classe politica ad interessarsene per tempo e a provvedere ad un piano di emergenza? Mica gliela pongono i conduttori questa domanda. Solo tutte domande predefinite, non quelle che la gente comune come me vorrebbe chiedere loro.